Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Nonostante l'esiguo numero di esemplari costruiti, il Kant Z1018 Leone merita un posto di rilievo nella galleria degli aerei storici italiani, perché rappresenta quanto di meglio la nostra industria aeronautica potesse esprimere prima del collasso provocato dalla sconfitta. La storia del Kant Z1018 inizia nel gennaio del 1938, quando il Ministero dell'Aeronautica invitò le maggiori case costruttrici italiane a partecipare al bando di concorso per un nuovo bombardiere normale BN. Il concorso si avviò alla conclusione quasi un anno dopo, senza vincitori. Gli aerei presentati, anche se genericamente adatti allo scopo, non furono sufficienti a soddisfare lo Stato Maggiore e in questo quadro si inserirono i Cantieri Riuniti dell'Adriatico, che reduci dal successo riscontrato dal Kant Z 1007 continuarono a lavorare sulla stessa base per tirare fuori modelli sempre più perfezionati. La scelta cadde inizialmente sul Kant Z 1015B, versione militarizzata dell'aereo da record, direttamente derivato dallo Z 1007. La fama del progettista Filippo Zappata e i precedenti successi bastarono a farne ordinare 32 prima ancora che l'aereo avesse lasciato il tavolo da disegno. La Regia Aeronautica richiese, tra le modifiche, l'aumento del coefficiente di resistenza strutturale del velivolo e questo creò non poche difficoltà a Zappata, che per ottenere tale caratteristica fu costretto a dover alleggerire l'aereo di qualche componente non strutturale, ovvero si rinunciò ad uno dei 3 motori, che grazie alla disponibilità giudicata imminente dei nuovi motori radiali Alfa Romeo 135 RC34 della classe dei 1500 cavalli, che unitamente agli alleggerimenti, riduzioni di superficie alare e affinamenti aerodinamici consentiti dalla formula bimotore del nuovo aereo, designato nel frattempo Kant Z 1018, di raggiungere le prestazioni richieste, pur con un motore in meno rispetto allo Z 1015B e realizzando oltretutto consistenti economie di costruzione. La Regia Aeronautica tra il febbraio e l'aprile del 1939 sostituì l'ordine di 32 1015B con altrettanti Z 1018, a condizione che questo aereo avesse le stesse prestazioni prospettate per il trimotore e che il prototipo volasse entro 5 mesi da allora. Non fu un compito facile, tuttavia il 9 ottobre del 1939 il prototipo di costruzione lignea veniva portato in volo per la prima volta dal pilota collaudatore della CRDA, Mario Stoppani. Da quel momento cominciarono i ritardi. I primi vennero causati dai motori radiali Alfa Romeo, che denunciarono problemi di surriscaldamento e vibrazioni. Venne presa la decisione di sostituirli con i Piaggio P12 RC35 Tornado da 1350 cavalli, meno potenti ma più leggeri di circa 100 kg l'uno. L'attesa dei motori, la cui fornitura era a carico della Regia Aeronautica, e il loro montaggio richiesero altri 5 mesi e il prototipo con la nuova motorizzazione tornò in volo solo il 9 marzo del 1940, per poi essere portato a Guidonia per le prove presso il centro sperimentale. Per incomprensibili motivi, le prove si protrassero per più di un anno, fino al 25 giugno del 1941, dopodiché per altri 9 mesi per tentare di rimontare e far funzionare i motori Alfa Romeo. Nell'ottobre del 1940 la commessa per gli Z1018 metallici era stata portata a 100 aerei, più altri 10 esemplari in legno,
simili al prototipo per consentire un avvio più rapido della produzione. La Regia Aeronautica sembrò essere più interessata alle modifiche che agli aerei. 1 anno e mezzo venne perso per decidere il tipo di impennaggi. Venne richiesta, tra l'altro, la modifica degli armamenti di bordo, l'approntamento di freni aerodinamici per il bombardamento in picchiata, studi per motorizzare l'aereo con ogni sorta di motore aeronautico esistente o solo ipotizzato, tra cui i Daimler-Benz prodotti su licenza, la cui produzione era già insufficiente per i caccia, e l'Isotta Fraschini Sigma, del quale nemmeno un esemplare venne mai assemblato. Intanto i motori veri venivano forniti all'azienda con il contagocce. Come risultato, il primo Kant Z 1018A, sigla della serie Lignea, volò solo il 25 marzo del 1942 e l'ultimo venne consegnato alla Regia Aeronautica solo nel giugno del 1943. La serie Lignea venne utilizzata dalla Regia Aeronautica per prove di siluramento, motorizzazione con i più potenti motori Piaggio P15 RC1560 Uragano da 1500 cavalli ed addestramento degli equipaggi alle nuove macchine. Sorte non migliore toccò alla serie metallica. Il fatto che l'azienda dovesse lavorare contemporaneamente sugli aerei metallici e lignei contribuì a ritardare le consegne di entrambi. Il prototipo metallico volò per la prima volta il 18 giugno del 1942 e venne affidato alla Regia Aeronautica per le valutazioni sperimentali. La Regia Aeronautica aveva inoltre deciso che i primi esemplari di serie facessero da prototipi delle varie varianti previste, quindi i primi aerei consegnati vennero trasformati in caccia notturni, dotati di un impianto radar Telefunken, e più tardi venne installato il radar sperimentale italiano Argo, che non entrò mai in produzione. 4 cannoni da 20 mm e 4 mitragliatrici da 12,7 mm in caccia. Erano previste la produzione in serie della versione 3 con motori Piaggio P15 e 8 cannoni e la versione silurante con radar di ricerca sperimentale, mai entrato in produzione, Vespa, detto anche Arghetto, per siluramento notturno, prova motori con i Fiat A83 Vortice e Piaggio P15 RC1560 Uragano. Alla data dell'armistizio gli apparecchi vennero tutti requisiti dai tedeschi, insieme a 4 esemplari completati e non ancora consegnati, a 95 esemplari a vari stadi di lavorazione presso gli stabilimenti CRDA e a 100 presso quelli Breda, che avevano avuto a loro volta una commessa per 100 esemplari nel luglio del 1941. Il completamento di 28 esemplari venne autorizzato dai tedeschi, ma solo uno riuscì a volare prima che i bombardamenti alleati distruggessero gli impianti. Il Kant Z 1018 Leone I era un velivolo terrestre bimotore monoplano a sbalzo monocoda, carrello anteriore a 2 elementi, con ruotino di coda retrattile, pluriposto a doppio comando in tandem, per bombardamento in quota e ricognizione veloce, costruito in duralluminio. Era propulso da 2 motori Piaggio P12 Tornado a 18 cilindri a doppia stella, da 1350 cavalli a 3500 metri e 2100 giri al minuto. Le eliche erano delle tripala metalliche Alfa Romeo a passo variabile in volo. I serbatoi per la benzina a 87 ottani erano 8 in lega leggera, protetti contro il tiro con sistema Semape, sistemati nella fusoliera 4 a destra e 4 a sinistra. La capacità totale era di 3.332 litri. La fusoliera, costruita in duralluminio, era a sezione pressoché ellittica con ottima forma di penetrazione. Difatti la struttura longitudinale era costituita da numerosi correnti formati da profilati in duralluminio con sezione a Z, eccetto quelli di coperta e fondo, e di 2 correnti di rinforzo fra la paratia 17 e l'ordinata 29. La struttura trasversale comprendeva 28 ordinate semplici, 3 ordinate speciali con gli attacchi per il carico bellico,
4 paratie di forza, 3 ordinate di poppino. Il rivestimento era formato da pannelli in lega leggera, dello spessore variabile da 1,5 a 1 mm. Il musone, a forma ogivale, era costruito con profilati in lega leggera ed era fissato con bulloni alla prima ordinata. Il rivestimento dorsale era in lamiera, quello laterale e inferiore in materiale trasparente infrangibile. Le sistemazioni interne comprendevano la cabina dell'osservatore e puntatore a prua, la cabina di pilotaggio accessibile dal boccaporto ventrale e, senza carico di bombe, dalla portina di imbarco sul lato sinistro, il posto del radiotelegrafista, il vano bombe fra i 2 longheroni del piano centrale delimitato dalle paratie di forza 13 e 17, il locale mitragliere di poppa e la zona di coda con la macchina fotografica planimetrica. La cellula era monoplano a sbalzo a pianta trapezoidale, con estremità ellittiche, profilo biconvesso con spessore decrescente verso le estremità. Il piano centrale formava un complesso unico e comprendeva le carlinghe motori. Le ali erano riportate e facilmente smontabili. La struttura longitudinale delle ali era costituita da 2 longheroni in prosecuzione di quelli del piano centrale. Sul bordo di uscita delle ali, ai lati delle carlinghe dei motori, erano sistemati 2 elementi degli ipersostentatori del tipo a fessura, comandati dall'impianto oleodinamico. Le posizioni base erano 4, con un'escursione massima di 45 gradi. Gli alettoni erano costruiti e parzialmente rivestiti in duralluminio. La superficie esterna di ipersostentatori alettoni era ricoperta con tela di lino verniciata. Gli impennaggi di coda, costruiti in duralluminio, comprendevano una deriva fissa, un timone di direzione con deflettori di correzione e compensazione trim, un piano fisso stabilizzatore ed un timone di quota con deflettore. La copertura dei timoni di direzione e di quota era in tela. L'armamento difensivo era composto da una mitragliatrice Scotti da 12,7 mm montata su torretta Caproni Lanciani Delta E con 350 colpi per la difesa dorsale, 2 Breda Safat da 7,7 mm montate sui fianchi della fusoliera per la difesa laterale con 500 colpi per arma, una Breda Safat da 12,7 per la difesa inferiore con 350 colpi e una Breda Safat da 12,7 in posizione fissa sul raccordo destro del piano centrale con 350 colpi. L'armamento di caduta comprendeva varie combinazioni di bombe per un totale di circa 1000 kg. Il Kant Z1018 Leone I versione metallica aveva un'apertura alare di 22,50 metri, era lungo 17,6 metri, era alto 6,1. La sua superficie alare era di 63,1 metri quadrati. Per il peso e le prestazioni variavano molto da versione a versione, tuttavia sono stati desunti questi dati. Peso a vuoto circa 7.360 kg, peso massimo al decollo 12.000 kg, velocità massima 497 km/h, tangenza 7.500 metri e autonomia di 1.335 km. Non molto si può dire dell'impiego operativo del Kant Z1018, benché alcuni esemplari della versione A in legno siano effettivamente stati consegnati ai reparti operativi prima dell'armistizio, non si è a conoscenza di azioni di guerra compiute da questi, ed è più probabile che gli equipaggi si siano limitati a fare attività di addestramento sulle nuove macchine, in previsione della distribuzione degli esemplari metallici. Dopo l'armistizio, lo Z1018, nonostante le ottime valutazioni dei collaudatori italiani e nonostante il fatto che le linee di montaggio sembrassero finalmente essere state approntate, si scontrò con l'ostilità dei comandi tedeschi, che lo consideravano sostanzialmente equivalente allo Junkers Ju-88 e quindi, come questo, non più in grado di sopravvivere alla caccia alleata. La 262esima squadriglia ricevette 3 esemplari di preserie nel luglio del 1943, 2 dei quali ebbero incidenti in fase di atterraggio. Difatti, tra tutte le modifiche e migliorie richieste dalla Regia Aeronautica,
non si era minimamente pensato all'unico vero difetto del velivolo, cioè la scarsa visibilità del pilota in atterraggio, pericolosa soprattutto per i piloti inesperti. Finiva così la storia del più bel bombardiere italiano, quello su cui la Regia Aeronautica aveva puntato tutte le sue speranze per il futuro della sua linea da bombardamento, ma che non riuscì ad avere nessun impatto sulla guerra. La particolare attenzione riservata al progetto sembrò avere un effetto deleterio sul suo sviluppo. Il prototipo, è da ricordare, aveva infatti volato con quasi un anno di anticipo sui caccia della serie intermedia, ma aveva cominciato ad entrare in linea quando questi ne stavano già uscendo, per essere sostituiti dalla successiva generazione di macchine. L'aereo, seppur non ha avuto alcun peso nelle operazioni di guerra, rimane un tassello importante, perché fu una delle pochissime macchine della Regia Aeronautica su cui fu ipotizzato l'uso di radar.